Ciao ragazzi, ed eccoci qua con questa sesta parte di questo tutorial sulla fase acustica. Come abbiamo visto nei tutorial precedenti, questa fase acustica nei sistemi o nei diffusori multivia, ovvero in quei dove sono presenti tipicamente un tweeter, un woofer o anche un midrange, la gestione di questa fase è difficoltosa, è difficile, ok? Tanto da per alcuni preferire forse i sistemi a sorgente singola, ovvero quelli monovia. Ma ahimè, anche in questo caso, visto che di norma noi abbiamo un impianto audio stereo come minimo, se non multicanale, e quindi nel caso possiamo avere come minimo due o più sorgenti nel caso, ok? E se queste non sono alla stessa distanza dal microfono o dal nostro orecchio, pardon, come si dovrebbe auspicare, avendo un tempo di volo diverso, il cosiddetto tempo di volo, avranno una fase diversa e avendo questa fase diversa abbiamo di nuovo ancora uno sfasamento, ahimè, ok? E qualcuno potrebbe pensare, bene, a questo punto ascolto in mono, ok, con un solo canale e con un diffusore monovia, magari con un full range, appunto, ok? E avrò bello che ho risolto questa antipatica fase acustica, ok? Non proprio, perché è bene ricordare che quando il cono, ok, col suo modo oscillatorio impone questo all'aria, la nostra aria è un corpo elastico, appunto, che permette il propagarsi di un'onda elastica, ok, un'onda meccanica. Ricordo che l'onda, in questo caso elastica o meccanica, si può diffondere o propagarsi in tutti i corpi elastici, ok, che hanno un minimo di elasticità. Dicevo, quest'area avrà appunto una massa, un peso da cui diciamo la pressione atmosferica legata appunto alla densità dell'aria in funzione della temperatura, dell'altezza da sole, dell'umidità e quant'altro, avrà di conseguenza una certa inerzia, ok? E appunto avendo un'inerzia, un peso, avrà diciamo, una caratteristica di smorzamento e quindi un tempo di risposta, ok, alla sollecitazione data dal cono. In buona sostanza, per capire questo fenomeno, vi faccio un esempio forse anche banale, ma si può capire facilmente. Se prendiamo un palloncino, lo riempiamo d'acqua, ok? E lo poniamo su un tavolo, col dito proviamo a spostarlo. Potremmo notare che in prima battuta, ok, quando noi proviamo a diciamo spostare questo palloncino che è riempito d'acqua col dito, il dito affonderà per una certa, diciamo, distanza, ok? Poi quando troverà resistenza riusciremo a spostare il palloncino in qualche modo. Ma in prima battuta, con diciamo, una leggera forza, questa forza sarà assorbita dall'elasticità e dal peso del palloncino. L'elasticità, diciamo, non riesce a imporre una certa resistenza, il peso, la sua inerzia, quindi abbatte ulteriormente, diciamo, questa forza. Succede l'analoga cosa, la stessissima cosa. Quando il cono cerca di mettere in movimento l'aria, l'aria è elastica, ok? Quindi non reagisce immediatamente, sempre in funzione anche del suo peso, ovviamente. Succede la stessissima cosa. Quindi, nel caso di un altoparlante singolo, il concetto di fase va esteso a questi due fenomeni distinti ma legati intrinsecamente, ok? Quindi questo movimento del cono, ok? E il movimento dell'aria, ok? Diciamo è l'energia in effetti che riesce a trasferire il nostro cono. In buona sostanza la fase
cosa fa? Va a analizzare se il moto dell'altoparlante è sincrono con il movimento delle particelle, ok? C'è una cosiddetta fase locale, ok? Tra il cono e là, ed è cruciale per capire, appunto, come dicevo, se il cono riesce a trasferire in modo efficace, in modo efficiente, l'energia meccanica nel caso all'aria, quindi nel nostro ambiente. Proviamo a vedere meglio questo legame che esiste tra il movimento del cono e quello dell'aria. Si fa riferimento nella fattispecie alla cosiddetta impedenza acustica, che è definita appunto tra il rapporto tra la pressione sonora generata e la velocità delle particelle, ok? Associata alla pressione stessa. Quindi è il rapporto di questo movimento del cono e quanta velocità impone alle particelle dell'aria. Trattasi di un concetto del tutto analogo a quella dell'impedenza elettrica. Lì era sostanzialmente il rapporto tra tensione e corrente, ok? Qui invece tra questi due movimenti, cono e velocità delle particelle, quindi lo spostamento delle particelle. Si misura questa in Pascal per secondo su metro cubo nel sistema internazionale di misura. Quando andiamo a considerare una superficie come quella di un cono, ok, di un altoparlante, è utile introdurre il concetto di portata volumica o velocità di volume U, che è data appunto dal prodotto di questa velocità delle particelle dell'aria per la superficie radiante utile del nostro cono. In buona sostanza va a misurare quanti metri cubi riesce a esportare a secondo, infatti metri cubi a secondo. L'impedenza acustica oltretutto può essere espressa anche in termini di portata volumica, quindi dal rapporto tra questa pressione e la velocità di volume, ma a prescindere, senza andarci a speculare oltremodo, indipendentemente da come vogliamo esprimere questa, diciamo, impedenza acustica, che analogamente a quella elettrica può avere una parte resistiva e una parte reattiva, da qui reattanza, sostanzialmente quella resistenza acustica è associata effettivamente a quanta energia sonora dell'altoparlante riesce a trasferire nel mezzo, mentre quella immaginaria è associata sostanzialmente a quello che non riesce a trasferire e resta, ok, diciamo tra il cono e l'altoparlante, e viene rilasciata ciclicamente in tempi diversi, sfasamento, mancata efficienza. Quindi no, sostanzialmente anche nel singolo altoparlante, anche se la fase in questo caso non è legata a quei fenomeni acustici osservati in precedenza, ma a questi due di diversa natura, questi due movimenti tra cono e diciamo particelle dell'aria, che resta comunque la fase determinante, come abbiamo visto, quindi da tenere in debita considerazione in funzione di questa efficienza. Ok? Bene, spero di non aver detto qualche pastrocchio da qualche parte, me lo segnalate, correggiamo in qualche modo. Consiglio come sempre per chi fosse interessato a tale argomento di iscriversi al canale, non vi costa assolutamente nulla, nell'eventualità fate cosa che da me ovviamente, e se il video vi è piaciuto mettete mi piace per darmene atto, condividete tra amici se volete. Bene, come dicevo mi fermo qua, ci sentiamo per la prossima, ciao!